benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Gioia, divulgo informazione dalla capitale della techno. Io sono qua a studiare a Berlino dal 2016 e oggi mi potete trovare in questa bellissima platform chiamata YouTube. Parlo di clubbing, parlo delle basi del clubbing, promuovo delle guide per chiunque voglia conoscere Berlino, soprattutto per chi viaggia da solo. Lo fanno nelle città più all'avanguardia e voglio farlo anch'io qua. Cosa vuol dire? Io ti posso aiutare a trovare l'alloggio, a trovare il negozio per l'outfit, ti posso aiutare a... Basta che mi contatti, trovi tutto nel box descrizione. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram. Ogni venerdì faccio una live e adesso iniziamo la puntata vera e propria. Oggi parleremo di Watergate. Ragazzi, voglio farmi un'introduzione personale e poi iniziamo la sezione Piero Angela. Il Watergate è stato il mio primissimo club a Berlino. All'epoca, 9 anni fa, mi portò il mio ex fidanzato, che lui era DJ, e il primissimo club di Berlino io ho fatto il Watergate. A tutti coloro che mi chiedevano di essere la personal techno advisor, gli dicevo di provare ad andare come primo club al Watergate. Ma sapete perché in realtà? Perché erroneamente si vede il Watergate come un club mainstream, ma come dicono nel documentario su YouTube, ve lo metto sempre qui sotto, è lontano anni luce da quello che può essere un club mainstream. Però veramente era tutto tranne che mainstream, ragazzi. Ovviamente posso capire negli ultimi anni, con l'arrivo dei social e della divulgazione digitale, quello che sto facendo io, effettivamente c'è stato un boom di persone curiose. Io parlo a tutte quelle persone che vogliono fare dell'ottimo clubbing, ma che sia a Berlino, che sia a Barcellona, che sia a Boston o che sia a Detroit. Io, vivendo a Berlino, conosco così tante persone che posso avere informazioni di qualsiasi città per creare un techno advisor come quelli che voglio fare io. Perché avere un techno advisor come me? Innanzitutto, se si viaggia da soli, condividere parte della tua vacanza con un local è la cosa più bella che ci sia. Secondo, non perdi tempo, perché la gente che non conosce come sopravvivere a Berlino perde un sacco di tempo e quindi non vedi niente. Io non accompagno nessuno in nessun club. Io entro per i fatti miei e quando io entro al club io sono Gioia e basta, ok? Questo cosa comporta? Se vi volete salutare, siete i benvenuti. Se vi esaltate troppo, io sono in fase clubbing mood, quindi sono più tranquilla. Vi prego di rispettare la tranquillità delle altre persone, soprattutto quando vedete DJ ballare a Berlino. Dove vanno a ballare i DJ? A Berlino. Ed è per quello che suonano bene, perché fanno festa con noi. Loro diventano clubbers a tutti gli effetti come noi, tutti i nostri DJ fighi. Non andate a disturbarli, hanno appena finito una gig, magari si sono via da 4 giorni, hanno dormito poco, hanno perso le valigie, un so weiter und so fort. Detto questo, oggi parliamo del Watergate. Ragazzi, un po' di informazioni precise. Il Watergate è stato uno dei club più iconici di Berlino, noto per le sue influenze sulla scena musicale elettronica internazionale. È stato fondato nel 2002, quindi hanno deciso di chiuderlo dopo 22 anni. Questo club, come potete vedere nelle immagini che vi ho registrato, si trova affacciato nel fiume Spree ed era molto caratteristica la terrazza che era sull'acqua. Guardando sulla sinistra, quando si facevano le scale di legno del Watergate per andare nella terrazza, sembrava di essere a Venezia.
Oltretutto, ragazzi, le vetrate del Watergate dietro nella sala principale al piano terra, poi ce n'era un'altra sopra al piano primo. Il club offriva una vista mozzafiato di una parte di Friedrichshain che è fantastica, nel Oberbrauenbrücke. Purtroppo, ragazzi, dopo 22 anni di attività, il Watergate ha annunciato la chiusura definitiva. L'ultimo evento che si è tenuto al Watergate è stato la festa di Capodanno di 2024 per il 2025. Le ragioni principali della chiusura del club ha delle pressioni finanziarie dovute all'inflazione e all'aumento dei costi energetici e purtroppo i primi anni post pandemia ad un calo di turismo. Ora vi dico io, no, questo non lo concordo, cioè la post pandemia, a mio avviso, avendola vissuta qua, c'è stato un boom di persone nuove e nuovi clubbers, a mio avviso, ed è per questo che durante la pandemia è nato questo hype per Berlino, solo da pochi anni. Un aneddoto interessante del Watergate che vi posso dire, saltando le small talk, può essere il seguente. Riguarda dell'evoluzione musicale. Sebbene questo club inizialmente fosse focalizzato nei generi musicali del drum and bass, nel corso degli anni il Watergate ha ampliato la sua programmazione musicale per offrire intrattenimento anche nella deep house e quindi nella techno, adattandosi ovviamente alle tendenze musicali e mantenendo la sua rilevanza nella scena della musica elettronica. Quindi effettivamente il Watergate è più elettronica che techno. Forse è per quello che erroneamente si dice che è uno dei club più mainstream. Diciamo che ha la sua identità che è diversa dagli altri berlinesi. Come ho detto all'inizio di questo video, ragazzi, il Watergate era veramente lontano anni luce da quello che si può chiamare un club mainstream. La chiusura del Watergate segna veramente la fine di un'era della vita notturna berlinese, riflettendo purtroppo le sfide che oggigiorno a Berlino ogni club, anzi diciamo molti dei club storici, stanno affrontando in tempi recenti. Vi collego un altro video del mio canale che parla del Renate. Il Renate chiuderà a fine del 2025. Il Renate chiuderà perché non sono stati raggiunti degli accordi sull'affitto, sempre anche loro con un nuovo proprietario. Ma quella è un'altra storia. Intanto andate a vedere uno di questi video qua. Poi ne facciamo un altro, ovviamente. Ragazzi, fatemi sapere per cortesia che siete arrivati fino a qua, mettendomi nei commenti l'icona del mare. Perché io quando penso al Watergate mi viene in mente la terrazza. E la terrazza nello Spree sembrava veramente di essere a Venezia. Possiamo dire che nel 2017 il futuro di questo club è già stato messo in discussione quando purtroppo l'edificio, il building che ospitava questo club, è stato venduto per 6,3 milioni di euro, portando il nuovo proprietario a dover raddoppiare il costo dell'affitto al club. I gestori del club addirittura hanno dichiarato di sentirsi vittime del loro stesso successo, cioè loro hanno avuto così tanto successo che hanno venduto il building a 6 milioni di euro, punto 3, e di conseguenza il nuovo landlord, il nuovo proprietario, ha dovuto chiedere il doppio dei soldi e il Watergate ha detto no. Ed è un pochino quello devo ancora studiarlo, ma vi do un rumors, ed è un pochino la storia del Kit Kat. Gli hanno detto al Kit Kat: ragazzi, o vendiamo il terreno al building, che devono fare degli hotel, something like that, oppure noi ci teniamo tutto, però vi devo aumentare l'affitto. E quindi di conseguenza questo è l'aumento fondamentale dei ticket ai party del Kit Kat. È dovuto all'inflazione, è dovuto a Berlino, è dovuto alla gentrificazione. Però ragazzi, purtroppo, allora o ti fai nemico il futuro o
ci navighi su. E quindi, come dice il fondatore del Trésor, Come si chiama Norbert? Dimitri? si chiama Dimitri Heidelberg o Dassault, lui dice: Clubbers, state tranquilli, lui ha rilasciato un'intervista, credo che la possiate trovare nei canali suoi del Trésor, eventualmente ve lo metto qua sotto. Poi lui dichiara: ragazzi, ci sono tantissimi altri spot bellissimi a Berlino, come i locali si chiudono, i locali si aprono, quindi dovete solo aspettare un attimo. Certo, ha chiuso una colonna portante della storia del club berlinese, a mio avviso. Tant'è che hanno addirittura creato questa lapide che alcune testate giornalistiche hanno scritto Unbekannt, cioè un artista sconosciuto. No, non è vero, io ho visto anche il nome, ovviamente non mi ricordo, perché fondamentalmente mi fumo le canne. Sentite il suono dell'accendino Skipass? L'accendino Skipass lo potete trovare sempre qui sotto nei commentini. Ragazzi, stavamo dicendo che il Watergate lascia un buco molto importante nella storia dei club berlinesi. Addirittura un'intervista di Sven per Resident Advisor, lui stesso si dichiara dispiaciuto, riflessivo, si dichiara dispiaciuto che chiude Watergate e il prossimo sarà il Renate. Quindi raga, io vi consiglio, se veramente vi piace il tema del clubbing berlinese e non siete superficiali, io vi consiglio di prenotare una visita a Renate. Al giovedì fanno una festa fighissima in maschera. Vorrei fare un nuovo video futuro che spiega il motivo per cui le feste in maschera non devono essere sottovalutate, sono fighissime. Servono un po' di effort, chiaro, certo, però ha il suo senso, perché vedere tutta una crowd vestiti con lo stesso tema, ragazzi, fidatevi di tanta gioia, cioè tanta roba. Per chiunque fosse arrivato alla fine del video, vi volevo comunicare anche un'altra triste verità. Addirittura uno dei fondatori del Watergate ha dichiarato che il Bezirk, come si chiama? Il quartiere di Kreuzberg evidenziava un peggioramento delle condizioni del quartiere. Effettivamente quella zona di Schlessi, ragazzi, io da sola non mi piace. Concordo con lui, quell'area lì stava diventando schifo. Oltretutto si nomina nelle mie ricerche che ci sono delle concorrenze dovute ai nuovi festival. L'aumento di grandi eventi e quindi anche di festival ha sottratto pubblico ai club, rendendo così più difficile attrarre i clienti abituali. Quindi, secondo me, c'è anche una questione di audience. L'audience che andava al Watergate investiva soldi anche in eventi più grossi, perché l'audience del Watergate magari era meno underground, che non voglio dire mainstream, perché qua parliamo di mainstream, se parliamo di club famosi tipo questo, no. Ragazzi, vi comunico una cosa: Oh wow! se siete d'accordo con quello che dico è top, ma ve ne dico un'altra: se non siete d'accordo è top lo stesso, va bene così, questo è il dialogo, Grande! ok? Se dico cose che non vi piacciono, potete bypassare i miei video e cercarvi Masterchef, non è un problema per me, ok? Manteniamo un comportamento idoneo e elegante. Conducendo una ricerca anche in lingua inglese, più o meno le informazioni sono le stesse. Testate giornalistiche molto famose hanno parlato del Watergate a Berlino. Leggiamo addirittura un The Guardian che intitola Berlin's Watergate Nightclub will close with the New Year's Eve last dance. E vi posso mettere qui sotto il link. Auf Wiedersehen. Questa testata dice che per i fondatori del club ovviamente è stata una scelta difficilissima. Purtroppo immagino che sia stata una scelta sofferta. È curioso come questo club ha iniziato con la drum and bass. Pensa. È molto curiosa un'altra frase che dice la media dei clubbers
è andata fuori per 3-4 anni e praticamente parlano di nuove generazioni. Cioè la Gen Z non va più al Watergate e quindi As I say every day. anche per il discorso che Berlino è povera ma sexy, ed è veramente così, praticamente Berlino è sopravvissuta alla sua data di scadenza. Dichiara lui, non sono io a dirlo. Ma va, dai. Praticamente un problema sempre più crescente anche dell'abuso delle droghe, soprattutto nel quartiere di Kreuzberg, ed è come vi ho detto prima io, e quindi diventava un pochino meno attraente per i turisti. Effettivamente la zona di Schlesischer è un pochino wow. Sì, purtroppo ve lo devo dire io che navigo sempre da sola, io là non vado, cerco di evitarla. Purtroppo ragazzi, se vogliamo iniziare anche a parlare della autostrada A100, Oh my non gosh. finiamo più. Se avete domande sul Watergate, questa è solo un'infarinatura, bypassando le small talk, che tanto tutte le informazioni più precise sul club le potete cercare da voi. Se siete arrivate fino a qua, mettetemi un'icona della disco ball per piacere, mettetene 3 d'amore. Ragazzi, vi volevo anche ricordare tutti i prodotti gratis che potete trovare nei miei canali per voi individualisti futuri clubbers, che tanto ragazzi dovete studiare per entrare, se lo volete affrontare bene. Cioè, non chiedetemi, Gioia, portami al Berga e neanche sai che cos'è il panorama. Ma corri via. Run away. Via. Allora, i freebie della Gioia Techno sono i seguenti, un po' olandesi, freebie. Allora, su SoundCloud trovate tutte queste bellissime playlist divise per categoria di techno, ed è la musica che ascolto io. Se poi voi volete spedirmi dei vostri set su SoundCloud, mandateli, io li ascolto e quando, se mi piacciono, decido in quale playlist mettere. Sempre qui sotto nel box descrizione potete trovare la mappa dei negozi che secondo me sono perfetti per trovare il vostro outfit ideale. Alcune feste berlinesi bisogna essere con l'outfit, chi non lo capisce mi dispiace, è una persona limitata, ma noi la amiamo comunque. Wow. Ovviamente divisi per playlist ci sono tutti i miei video su YouTube, ti daranno un'infarinatura del gigantissimo mondo della club culture, ma in realtà è veramente un 1%. Se siete veramente dei clubbers e vi piace anche l'after party, dovete assolutamente guardare il mio shop online che si chiama Auf Jeden, su una piattaforma bellissima che si chiama Etsy. Lì c'è la maglia per l'after, cioè quella che la sporchi, che la lavi, la usi, la lavi, la usi, la lavi, è quello da club, è la maglia da club, la maglia da combattimento. Addirittura l'accendino ski pass. L'accendino ski pass va bene sia per il club che per l'after party, perché soprattutto se come la sottoscritta vi fumate le canne, vi serve l'accendino, e l'accendino ski pass è quell'accendino con il filo che voi lo mollate e torna da dove arriva, ed è brandizzato Gioia Techno. Guardate che meraviglia. Hallo, hast du Feuer? Ja, na klar. Hi, have you got a lighter, baby? Yes, baby. Gioia, ma il cannone? Non ho l'accendino. Io te ne ho portati 3, io ne avevo 4. Sì, ma non è possibile. Questo è l'after. E voi avete questo. Lo trovate sul mio shop online. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio gigante, ditemi cosa ne pensate delle mie chiacchiere sul Watergate. Le foto reali sono dai miei follower, che ho chiesto su Instagram di spedirmi le loro foto, e basta. Io direi che se siete arrivati fino a qui dovete mettere la icona, 3 icone di banana, ovviamente. Adesso immancabili ragazzi, ci sono i nostri closing. Abbiamo un closing fix, che è quello ultimo, e abbiamo un closing flexible, che è quello che varia sempre. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento del closing flexible. Questo closing recita, è una traduzione in italiano di un motto tedesco che dice:
Alles hat eine Hände, nur ein Würstel hat zwei. Tutto ha una fine, solo i Wuster ne hanno due. E adesso è arrivato il momento del closing fix. Ragazzi, per la vostra salute mentale, siate il bouncer di voi stessi, sempre. Be your own bouncer, ok? Ve ne prego. Be your own bouncer. Ciao ragazzi!